Hi. Hi, Martin. How are you? Fine, I'm fine. You? Okay, very well. So before we go on, I just had a look to your homework, and they were very good actually. Oh, So okay, good. So okay, now I'm going to share them to you. okay. Okay, these are here. Actually, the only problems that you had were with prepositions. Okay. The rest, they were really good. So you see, the first exercise, you just made one mistake. Okay. That so was really good. That was fine. Here was on, was into, Okay. over was two, and this from was four. Okay. Here, just two or couple of three mistakes here. This up was down. And I'm going to send them to you again so you can correct them. So it's this over, you put over, it's or about or in, and this is out, is off or away. And then you didn't put anything for number 4 here No. because you didn't know what to do. And for number 10, that was against. Okay. Okay. Okay, and this was off and by. So this was actually the only exercise that you had to make a revision to it, but the rest was okay. This was very good. I think that here you were putting wherever is whenever. I don't know if it was possibly just a typing mistake, could be. Ah, sì. Yeah, Sì. because whatever is Okay. different. Okay, because was, and this was perfect, just perfect, completely. Okay, sì. That was very nice. Thank This, you. that is better, which, and number 5 instead of this, it. Okay. Okay, but really, I really have to congratulate with you because Yeah. being the first exercise means that you were probably very concentrated on it, and you were. Did it take a long time to make them? Yeah. Yes. Quite a long time. So you were. They weren't so fast. For studying English. No, Yes. no, I mean for these exercises. Ah, oddio, mezz'ora è Half an hour. Half an hour for all of half them. an hour. That was good. That was good for your first Hour, half an hour. Yeah. Oh, that is good. That is good. Okay, so let's see. Let's go on now by sharing the book. And we are now going into the part 2 of the reading and use of English. So now that you know very well how the part 1, the first exercise of the exam, has to be made, now we go into part 2. So read the action plan and what are the context in part 2. Okay. Action plan. Read the title, and if there is one, look at the picture. This tell you the topic of the text. As usual. Come? As usual, you have just to look at the picture and the topic. So have a rough idea what they are talking about. Yes. Read through the text and think about what it means before answering the questions. Okay. Look at the word before and after each gap. Think about what part of speak is needed. Speech. Speech. Yes. Mi sbaglio sempre con questa parola. No worry. Speech is needed. For example, preposition or pronoun to complete the gap. Yes. Do the questions so you can answer easily first. Write your answer in capital letters. The answer will always be a single word.
Remember that contractions, I'll, don't, eccetera, non lo so, eccetera, etc. eccetera, count as two words. Yes. 7, go back to the more difficult gaps at the end. Go back to the... questa non... I'm going to explain you all Okay. now. Go on. Always write something, even you are not totally sure that this is the correct answer. Check you have spelled all the words correctly. Remember that US and UK spellings are both accepted. Yes. 10, read through the whole text, the whole text to check it makes sense before transferring your answer to the answer sheet. Okay, so the exercise actually is very similar to the other one, but the only difference is that you don't have any for multiple choice. You have just the gap and you have to find out the right word. Okay, that word usually is just one word, never put two words, as they say here. So no contraction, nothing. Here they say go back to the more difficult gaps at the end. So if something is very difficult for you, do not stay there and try to think and think and think. Leave it. You watch at the end. And you do, instead of my suggestion that they don't say here, is instead of read through the text and think about what it means before answering the question is true, but do what we call a skimmering. So not a very precise reading, but just going through to see, to understand what it is about. Okay, skimmering, like, you know, the skim milk, scremato, una scrematura, something very, very quick, you know. And okay, the rest you have to spell correctly, and you remember that usually they are prepositions or other kind of grammar words. They never put nouns that they can be confusing. It has to be just one word. Okay. So let's see how this is about hedgehogs. Do you know what hedgehogs are? Hedgehogs, no. Hedgehogs. No. They are animals. Oh. I don't tell you anything because you should understand from the reading. Now we don't care about the time, so let's try to understand, and I follow your procedure. Time you go. If you are making any mistakes, I'll tell you, but let's see. Okay, let's start. Okay. A hedgehog is a hedgehog. There are two words, hedgehog. Hedgehog. Hedgehog, yes. Okay. A hedgehog is a small... un secondino che tolgo il... perché quando entro con WhatsApp... Ecco, se no fa il suono. Ok. Yes. Eccomi. Allora, a hedgehog is a small mammal characterized the sharp spines which cover its body. Okay. So 0, you already have it. That is here. And you got boy. So first of all, from the first lines, do you understand what a hedgehog is? A small mammal characterized by sharp spines which cover its body. Sharp
What does mean? Sharp What does... could be a razor, a knife could be very sharp. Okay. You know, and you have to be careful because it's stinging you. No, non ho capito che significa. Che cos'è che secondo te non ti fa capire cosa significa? Ci sono delle parole che non conosci o... In generale, ma in italiano? Lo dico? Sì, dimmelo Ah, pure in italiano, perché è importante, quando tu non capisci una cosa, individuare qual è l'elemento che non te la fa capire. ok. Perché magari è una singola parola e cercando di un'altra soluzione ci può arrivare, capito? Perché poi l'esame ti possono anche capitare dei topics di cui te non ne sai nulla, come in questo Sì. caso. Per cui è importante questo. Dirmi in questa frase che cos'è che non ti è chiaro. Ma la parola è così lunga come sopra nell'esempio? Vai... Vai, no, può essere da una parola qualsiasi. Ah, Loro ok. ti mettono tutti te ne mettono tanti perché sono standard i quadratini, ma tu puoi mettere E by 3, è la 4. preposition. By è la preposition che va Ok. qui, ok? Per cui a hedgehog is a small mammal characterized by the sharp spines which covers its body. Ok, questo animale, insomma, Mm? è un piccolo mammifero caratterizzato da the sharp, non ho capito che significa, spine che coprono il suo corpo. Quindi che cos'è? The sharp, non ho capito. Non È importa un perché è un aggettivo, però. aggettivo, per Ok. cui è che tu hai capito spines, e quella è la cosa importante. Per cui vedi tutti i blocchi, anche se hai capito una parola che non è determinante per capire, perché se io ti dico un piccolo mammifero che è caratterizzato da spine che coprono tutto il suo corpo, a che pensi? Che cos'è? Che cos'è? Tipo molte spine? No, ti sto chiedendo che cos'è un piccolo mammifero caratterizzato da tante spine che coprono tutto il suo corpo. Che È un animale è? drago? Un piccolo mammifero che ha tante spine che lo ricoprono tutto? Le spine. Ah, oddio, è un È un riccio. riccio, È un certo, drago. è un Un riccio. riccio, la fantasia che galoppa, no, Sì, è un sì. riccio, è il Ok, nome del quindi riccio, hedgehog per è un cui riccio. anche se sharp tu non l'hai capita, a noi non ci importa se le spine sono acuminate o no. Ok, acuminate, sharp è anche tagliente, acuminato, appuntito, in questo caso appuntito come la matita, no? Appuntita, sharp. Non ti devi impuntare perché te altrimenti rischi di bloccarti su un ostacolo che in effetti non è un ostacolo, perché tu devi capire tutto. Ci sta che non capisci un aggettivo, ci sta, perché ce ne saranno tanti che magari non ti sono mai capitati, ma il tuo esercizio che devi fare adesso è proprio quello di non farti bloccare da una parola che non va ad influire sulla comprensione del testo. Perché a te che queste spines, poi hai capito subito che era un aggettivo, per cui già sei andata bene. E quando sai che è un aggettivo è sempre un qualcosa che ti dà un dettaglio in più, ma forse senza quello non è determinante. Non è necessario. Perché quello che era importante erano le spine. Se tu non capivi la parola spine era diverso. Invece quella l'hai capita, capito? Per cui non ti far bloccare da una parola. Così vai avanti. Ok. Allora abbiamo capito che hedgehogs vuol dire i ricci. Per cui si parla di ricci in questo testo. Ma quindi io devo inserire la preposizione in questo testo? Allora, qui la 0 già c'è. Ah, è by e basta. E Io quello non ho, io pensavo che era by e poi mancava la parola. No, by. Ok. E ti dà già l'esempio, perché l'esempio te lo dà sempre, no? Ok. Ti dà by. Adesso tutte le altre le devi mettere tu, che siano preposizioni, che siano verbo, quello lo devi capire te.
E già la prima, insomma, è interessante. Vai. Poi allora, hedgehogs are found in many different parts of the world. None is native to either America or Australia. Può essere qualsiasi cosa la parola. Different hedgehogs or... Però qui ti dice hedgehogs are found in many parts of the world. None is native to either America or Australia. Per cui ti dice i ricci si trovino in molte parti del mondo, nessuno è nativo sia dell'America o dell'Australia. Quindi although. Brava! Although, okay, perché è una congiunzione, capito? Sì. Although hedgehogs are found in many different parts of the world, none is native to either America or Australia. Quindi non nessuno. Okay. Brava, bravissima. Ok. Poi all species yes. of hedgehog share the ability roll into a tight ball when attacked. Yes, attacked. That their spines point outwards. Okay. The ability of roll? No. Of roll? Perché se ci fosse of dovrebbe essere of rolling. Ok. Ma non c'è of. Per cui l'alternativa, se non è un gerundio, sarà brava, è un infinito. Esatto, to roll. To roll into a tight ball when attacked. Stretta. Tight ball when attacked. When attacked. Queste sono tutte parole che tu hai utilizzato negli esercizi precedenti, quelli che mi hai mandato. Ce ne stanno parecchie. Outwards, vabbè. C'è un that lì, that the spines point outwards. Also, or no, that their spines point outwards, non so. Allora, out. Fuori. Word è sempre come toward. Toward che vuol dire? Non lo toward, so. Quando abbiamo word, di solito ci dà una direzione. Toward, verso qualcosa. Outwards, fuoriesce. Verso l'esterno, no? Pensa al riccio. Che gli succede quando qui che ci sta dicendo che hanno questa abilità di fare cose? Roll into a tight ball. Ok. Quando vengono attaccati. Mi viene spontaneo da dirlo, ma non lo posso dire. Di modo che le loro spine puntano tutte all'esterno, capito? Allora, as
non è quella giusta, ma ti stai avvicinando, è il tipo di parola che ti serve. As that non si dice, No. ma si dice, ma è giusta perché anche qui hai una congiunzione, no? Che non è Sì. as, ma che è so that. Di modo ok. che, no? Di modo che le spine that. puntino tutte verso l'esterno. So that. Vedi, non Ok. sono parole complesse, sono congiunzioni, preposizioni. Sì. Hai preso il do che io pensavo che era più complicata, invece, come vedi, un so Sì, that the esatto. spine So point that, è vero, outwards. sì. Ok. Di effective, ora lo dico, effectiveness, No, vai effectiveness. di effectiveness, Lo di so. effectiveness Ok. of this as a defense mechanism. Yes. Depends, of course, the number of spines the hedgehog has. Ok. Yes, this. Collocation. Depend. Depend. What do you By. put up? No, you don't say From. depend. Depend No. on. On. Depend vuole Depends sempre on. on. Sì, è Depends vero. on. Poi ti risuonerà, tanto ne dovrai fare parecchi così, per cui non ti preoccupare. Per cui depends on. Of course, on the number of spines the hedgehog has. Okay. Some desert hedgehogs have evolved to carry weight, and consequently they have fewer spines and are thus more likely to attempt to run into their attacker using their ball rolling ability a last resort. To carry no. Do you remember the no, was with the other the confusing words, the confusing verb to carry or to wear. To wear, for example, is for rings or glasses, and to carry is for bags. But in this case, they carry spines. They carry spines. So I've evolved to carry weight. What is the weight? Non è il peso? Yes. Okay. And consequently, they have fewer spines and thus more likely to attempt to run into their attacker. Okay, if they have fewer spines, their weight is More? no, al contrario. Less. Brava, Okay. perché si sono evoluti a portare meno peso. Era portare, ok. Portare, sì. Me lo ricordavo, meno però non ero peso, sicura che era... portano meno peso perché hanno meno spine, no? E per cui corrono di più. Giusto. Ok. Ok, using their ball rolling ability. Last resort. For a last resort? No, come ultima alternativa sarebbe, no? Come ultima possibilità. Si dice as a last resort. Ok. Tutti i modi di dire anche spesso, no? Ok, me lo segno.
Hedgehogs are primarily nocturnal and sleep for much of the day, either under cover of bushes, in a hole in the ground. Yes. Cover of bushes. Bushes, yes. It's important that you notice the word either. Okay. Because usually, either No. usually is introducing a choice. A choice. Either, either under cover of bushes, in a hole in the ground. Where do they sleep? O di nuovo either o no. No, non te lo mettono mai due così vicine. Under cover. Or? Sì, or, certo. Okay. E certo, perché ti dice hedgehogs are primarily nocturnal and sleep for much of the days. Dove dormono? Either under cover of bushes, nei cespugli, sotto i cespugli, or in a hole in the ground. Ok. Ok? Sì. Despite... Non deve essere per forza una parola difficile. Or, quella è. Okay. Despite or despite? Despite The that all hedgehogs can hibernate. Yes. Not all choose to do so. Oddio. Not all choose to do so. Yes. In suitable conditions. Some will stay awake all year round. Yes. All year round. Yeah. Despite the way. No. You don't say despite the way. There's a particular word that you use with despite. È una fixed phrase questa, no? Che l'abbiamo visto con despite. Che cosa ci metti insieme? Anche qui quando vedi despite ti dovrebbe venire immediata la parola, una delle parole più comuni. Despite the no, non lo so. Despite the fact that all hedgehogs can hibernate, not all choose to do so. In suitable conditions, some will stay awake all year round. Ok. Nonostante il fatto, no? Sì. Ok. Allora, naturalmente adesso tu non hai neanche la necessità di rileggere tutto e vedere che faccia testo, che faccia senso, però questo è un esercizio alla fine, siccome potresti aver messo delle parole che all'inizio ti sembravano, leggendo un po' alla volta, che facessero senso, però è giusto andarsele a rivedere perché ti deve suonare. Leggiteli sotto, così fai, non ti stare a preoccupare, perché è importante che tu senta proprio che la parola suoni un po'. Vedi, non è lunghissimo, è un esercizio breve che se non ti incastri lo fai in 5 minuti. Okay. Però bisogna vedere quali sono le difficoltà. Sono quegli esercizi che più ne fai di questo genere
e più sono facili, perché poi credimi si ripetono molto, eh? Una volta che ne hai fatti diversi, alla poi fine sono quelli. sì, sì, sì. E andiamo nella parte 3, esercizio 3. Che cosa succede nell'esercizio 3? Leggo. Questo è uno dei miei preferiti. Sì. Vai. Task information. In this task, there is a test. Task. In this task, there is a test with 8 gaps plus 1 example. At the end of each line with a gap, you will see a word in capital letters. For example, Use. use. You have to form a new word based on the word in capitals to fill the gap. So from use, you might form useful, usefully, usefulness, useless, user, usage. Capito? Che succede? Questa si chiama word transformation, per cui te ti rendi conto che da una radice le possiamo formare, come tu già lo sai questo naturalmente, in inglese ne puoi formare tantissime altre, ma tantissime altre parole che possono avere significati contrari, ma soprattutto formare parole di diverso significato grammaticale, per cui da un nome puoi formare un aggettivo, da un aggettivo un nome, un verbo e così via, e sono tantissime. Questo vuol dire che anche se tu non conosci la parola specifica, ma hai un'idea del meccanismo, come si formano queste parole, ci puoi arrivare, per cui non è tra gli esercizi più difficili questo. Vai. You need to decide what kind of word goes in the gap. An adjective, strong, a verb, strengthen, a noun, strength, or an adverb, strongly. Questo lo capisci dal senso, capito? Sì. Quando tu hai capito che tipo di parola grammaticale va inserita, a quel punto è molto più semplice tutto. Ok. You must spell each word correctly to get the mark. USA and UK spellings are both accepted. Okay. You need to know how prefixes and suffixes are used in forming words. You might add the prefix im to perfect. Yes. To make imperfect. For example, or the suffix ion, suffix. Yes, suffix. Suffix ion to make perfection or even both to make imperfection. Ok, dipende questo dal senso della frase, perché se una frase fa senso solo se tu la negativizzi, allora dovrai mettere sicuramente un qualcosa che la rende negativa. Esatto. Okay. You need to know about compound words in English. Kind, hearted, cold-hearted, and hard-hearted, for example, are compound adjectives. Adjectives. Formed by combining two words. Combining two words, yes. Combining two words. You also need to think about the meaning of the test. Yes. If the gap needs an adjective, should it be positive, comfortable, comfortable, useful, or negative? Uncomfortable. Use. Comfortable, si legge, uncomfortable. 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 Le R non le pronunciare mai così forte quando sono nel centro, per cui mangiatele sempre un po'. Uncomfortable. Uncomfortable. Yes. Okay. Useless, for example. Ok, allora iniziamo con l'identificare le parti del discorso, cioè
questo tu penso che mi hai fatto capire che lo capisci molto bene, già sei piuttosto ferrata. What part of speech is needed to complete each gap? An adjective, an adverb, a verb or a noun? How do you know? Suggest a word that could fill each gap. Allora, incomincia con questa e dimmi. Camco is one of the most companies in the country. Che ci manca qui secondo te? Al di là di quello che metti, Adjective. Adjective, sì, che possono essere vari, unusual, well known, rich, anything, ma sì. ci va sicuramente un aggettivo, ok? Poi vado avanti o... vai. Okay, a few years ago it hit because of its controversial research program. Ok. It's controversial research program. It hit what is here? Noun. A noun, very good, because it's after an article and before preceding a conjunction. Sì. Yes, good. Since then, scarcely a month has gone by when it has not in the news for some or another. Allora, since then è da allora? Yes. Ok. Sì. It has not. A verb? It's a verb, of course. It has to be a verb. Feature, appeared, been. It has been. It's not been in the news. And okay. In the news for some a noun. Another noun for some reason or another. Yeah, or another. Sì. Brava. But if you visit company headquarters, there is every likelihood that you will be impressed by what you see. That you will be adverb. Yes, of course, an adverb, because it's qualifying the way you are impressed. In which way you are impressed. Bravissima. Ok, allora andiamo a complete this table. The first row has been completed as an example. Okay. The first row here. And then you have to put where we have a noun, you have to find out if there are any verb, adjective, or adverb coming from that word. Then you have the adjective and you have to just fill in. Okay. So comparison, compare, comparative, incomparable, sorry, comparatively, incomparably. Okay. Poi instability, stabilizer. These are the nouns. Now, find out a verb that is coming from stability. To stabilize. No, stabilize. Stabilize. Or negative. Instabilize. No, destabilize. 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 Okay. Then we have 3 adjectives. Which adjectives? Adjective. Mamma mia, aiuto. I know this is really tricky. This is not the exam is not like this, of course, but it's helping you to move in the jungle of suffixes, prefixes.
Stable. Stable. Sì. Stable. Ok. Yes. The opposite. Is there an opposite of stable? Unstable. Unstable. Good. Fantastic. Yeah. And then there are another couple. Sono 3 aggettivi. Yes, there are some more. I'm gonna help you because it's not so easy. Destabilizing, that is an adjective. Stabilizing. No, destabilizing, you don't use it. Stabilizing or stabilized. You know, the adjective with ed. Okay. Okay, stabilized. Verb. Adverb. Remember the ly final that is very, very often used for the adverbs. Stably. Yes, stably and unstably. Unstably. Yes, I know they are terrible words, but yeah, they're not so much used, but this is the part of the C2, unfortunately. Okay, now we got high as an adjective. Which is the noun for high? Non è higher? No. No, quello è un comparativo. Brava. The noun. Height, con la T. Yes, but the pronunciation is high. Yes, is egg. Per capirci. Okay. High. Yes, High. la pronuncia non cambia in pratica, ma metti la T e diventa l'altezza. Questo è alto, il nome diventa altezza high. Your high is 1,70 centimeters. Okay. High. Then the verb. Release. No, from high. I mean, there has to be the same root. Alzare, quindi. Perché release, non lo so, è sollevare. Invece alzare. È diverso. From high, proprio. Per cui la base è sempre quella, eh? La radice è sempre high. Giusto. Deve essere sempre high. Rimane uguale? No, heighten. Non è raise, quello che dicevi te era raise, sollevare. Raise. Ok. Questo è heighten. Ok. È raro, però esiste. Ok. E poi l'avverbio. Questo è più facile. Highly, bravissima. Sì. Non si legge la G? La G highly. Ok. Highly. Power. Verb. Okay. Powered? No, solo power. Power è anche verbo. Ok. To power. Ma ce n'è un altro? That is much used when you're talking about society that they have to getting stronger. Ok. E sempre power è la radice. Yes. When I will say it, yes, we say, oh gosh, it's true. Power. No, unpower. Unpower. Okay. Yes, okay. Unpower this society. Okay. As a verb. Then you have something like at least 4 adjectives. 4? Power? No, potente. The adjective? Unpower. Power.
ring, empowering. or Powering. no. Empowering, yes. With power, you use powerful. Powerful. Or It's powerless. okay, very good. L'ultimo. Instead of empowering, you know that sometimes you can use adjectives ending in ing or ed. It depends if they are outside the person that is talking. Yes, empowered. Okay. Empowered. Okay. Empowered. Empowered. Yes. Okay. Then Quindi the verbs. empowering, empowered, powerful, and powerless. Yes, powerful, powerless. Scusami, sì, powerful e powerless. Okay, and then a verb powerly. No, powerful and Powerfully and powerlessly. perfect. Yes. Okay. Sometimes you don't believe in what you say, but you are just so surprised that it's correct, but it is. Oh. Okay. Then we are going to observe. Okay. The noun. Observation. Yes. Adjective. No, there's another noun that is even a title of a very famous newspaper. Observate. No, the person that is observing is observador. Observer. 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 The Okay. observer. Observer. Okay, adjective. Adjective. Terrible. Forse è sempre con observing. No, observant. Observant. Or, this is terrible, observational. Observational. Okay. The adjective and just one adverb. Observably. Observantly. Observately. From observant, observantly. Observantly. Okay. Yeah. Develop. Develop. Developed. No, the noun. The noun. Development. No. Yes. Sì? Yes. Okay. Yeah. It's a noun. Development. Or if it's intended to a person. Developer. Yes, very good. Okay. Now, adjective. Developing. Okay. Undeveloping. Quanti sono? 4? Ce ne sono diversi perché potresti anche usare underdeveloping or overdeveloping. All? Over o under. Overdeveloping. È sempre una parola sola, sono compound words queste. O overdeveloping, underdeveloping, or developed, or developmental. Ok, developmental. E l'avverbio? Developedly. Mentally.
developmentally. Developmentally. Dai, l'ultimo che ce la fai. Doubt. Doubt. Qui non si legge la B, doubt. Doubt. Doubter. The verb is? Il verbo è come esiste, non è dubbio? Dubbio è il nome e il verbo? Dubitare. Dubitare. Okay. Preso in modo. The same? Yes. Doubt. Okay. Yes, Doubt. the same. And the adjective? Doubting. No. Doubting, yes. Sì. This one. Yeah. Doubting. When you have many doubts, you are? Over No, doubtful, but doubtful. it was nice that you tried. Very good. Or doubtless. Doubtless, very good, excellent. Doubtless. And undoubting. Undoubted. Yes, undoubted. Yes. And some adverbs. Doubtedly. With the T. Doubtedly. And they are difficult to spell, but actually how to form it is not difficult. And Doubtmentally. No, doubtfully or okay, doubtlessly. Doubtless is it could be used as an adverb without ly, doubtless. Okay. This is very, but it's just trying, it's terrible, no, but it's just trying to form your mind in another way and to see things from another point of view. Ok, when they say you have to form words, è utile perché è proprio ti forma tanto. Qui, ad esempio, ci parla solo dei suffissi, ok? E ti dice cosa vuol dire. Per cui tu adesso ti dà le cose e puoi aggiungere te degli esempi che ti vengono in mente. Ok, ad esempio, con il suffisso er o or makes usually a noun. Che effetto fa? Quando noi aggiungiamo er o or a un nome, da un verbo, di solito dal verbo noi facciamo diventare un nome. Ok? Per cui è di solito qual è il significato? A person who does something or an object that does something. Computer, from compute. Hair dryer, from hair dry. Fighter, from fight. Commuter, from commute. Sailor, infiltrator, processor, compressor. Vedi, sono tutte parole che sono nomi nati da verbi. Sì. E questo quando hai il suffisso er o or, uno dei due, hanno sempre lo stesso. Poi leggi il resto. Dom, D-O-M. Makes a noun from another noun or an adjective. State or condition, realm or regno. territorio. Che ti viene in mente? Che finisce con dom? Realm è il regno. Ok. Dom parole che finiscono con dom. Regno o territorio? Che ti viene in mente? Il regno? Kingdom. Kingdom.
Vedi, Kingdom. viene da king, kingdom, e il regno è il territorio del re, sarebbe kingdom. Ok. E così ce ne sono anche altri, il dukedom, il ducato, no? Ok. Dukedom. Ma ci sono anche degli stati che finiscono state of condition, come ad esempio the state of being free. Freedom. Freedom. When you are very wise. Very wise. Wise. Yeah. What does it mean wise? An older wise person that knows how to give suggestions. What does it mean wise? Saggio. Oh. La saggezza. Wise, W-I-S-E. Ok. È saggio, e la saggezza di contro è Wisdom. wisdom. Ah, Wisdom. 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 Ok. Or when you are very bored. La noia. Boredom. Boredom. Ah, si dice. Ok. Yeah, boredom. Ok. Okay. What about E? E is similar to ER. Person affected by the verb. Affected by the verb. The verb, yes. So, for example, if you attend to a conference, you are one of the attendee. Okay. I think the only one that you know is with employee. That's it. That's it. Employee. Then we have trainee. The trainer is the person who's doing the training, and the person that is following the trainer is the trainee. Oh, okay. Okay. So one interviewee. Okay. Not very common, but still exists. Okay. Ian. Ian makes a verb from an adjective. Cause to have a quality. Quality. Yes. Think about the color. Black. Blacken. Blacken. To make everything black. To blacken. Oh. Okay. Okay. Yeah. So you create from an adjective a verb. Or damp. Dampen is damp, humid. Okay. Cheap. When it doesn't cost a lot. Something that is cheap. Make it cheapen. 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 To cheapen. Or the word that you weren't recognizing in the previous exercise, sharp. If you want to sharpen a pencil, you make it sharp with your sharpener. Sharper, si dice? Sharpen. Sharpen. Ah, sharpen. Okay. Puntire, no? Okay. Anche temperare, no? Rendere a punta. Sì. Sharpen. Ok. Wood. Would Yeah. makes an abstract noun from a person noun. The state of being a particular type of a person. Okay. For example, with the example is much easier. Che così non mi vengono... Cioè, ti do la prima e poi parti tu sicuramente. Child. Come? Child.
Childhood, sì. Ok? Bambino, Sì, infanzia. sì, Ok? Ce ne stanno sì. altre. Mother, dalla persona, Motherhood. motherhood, per cui la madre, Sì. la maternità, motherhood. Ok. Poi che ci può stare? Man. Manhood. Yes. Boy. Ok. Boyhood. Adult. Ah, boyhood è adolescente? Boyhood è l'essere ragazzo. Noi alcune non le abbiamo proprio la traduzione precisa. Ok. Ma anche neighborhood. Qui infatti stavo pensando che c'era qualcosa con il vicino, il vicinato. Esatto, neighborhood. Il Neighborhood. vicinato, no? Il vicino è neighbor. Neighborhood è il Sì. vicinato. Ok. Poi chiaramente ce ne stanno tantissime. Io te ne dico qualcuna, ma Sì, è pieno. se te ne Sì, vengono in mente altre, ad esempio una ricerca che tu puoi fare è fatele venire in mente, vedere quelle che esistono e sì, andartele a cercare. Anche perché parti da una parola, dici, ma ci sarà con hood? Vediamo, e vai nel dizionario e fai una sorta di ricerca e sì. scrivendole e cercandole le memorizzi. Ok. Ok, poi Ok. less è più facile perché prima me ne hai propinate una serie. Sì, doubtless. Doubtless. Ehm, Without. Noi sappiamo che less is been without something, per cui ci esprime una mancanza di qualcosa, no? Per cui sì, può essere anche heartless. You are really heartless. ok. Ok? Or a nameless person without a name. Nameless. Nameless, ok. Thoughtless. You're really thoughtless. You never think of what you're going to do. Ok? Meant makes a noun from a verb. Yeah. Process, sì. Process or result of making or doing something. Ok, so Development. development, achievement. Sì, sì. There are so many. Vabbè, sì, Retirement, sono infinite. yes. Sì, sì, sì. Replacement, payment, Payment, sì. commitment. Ok. These are very common. These are very common. And then we got proof. Proof. Combines with a noun to form an adjective. Cannot be harmed by. È colpire, harm. Harmed si è ferire, colpire, usare. Esatto. Che non può essere colpito, non può essere scalfitto, diciamo, che è più generico. Proof. For example, if you go to the beach and you put some mascara on, what kind of mascara? Waterproof. Waterproof. Sì. Or the vest, a bulletproof vest. Ok. Okay. Or Non me lo- if you are afraid of the fire, you are just putting some painting that is on your furniture that is fireproof. Ok. A prova di, no? Questo è molto simile. Or, you know, this is very resistant because it's childproof. Ok, childproof. Sì, poi non ti vengono così, però le devi saper riconoscere. Sì. Non è importante qua che ti siano venute le parole o meno, ma che hai la consapevolezza che le riconosci. Sì. Allora, quello che tu andrai a fare da sola è praticamente un'esercitazione che è un preludio a questa parte dell'esame. Vedi dove useranno qui proprio una di queste che abbiamo utilizzato qui, la vai a mettere nel contesto. Qui, ad esempio, facciamole insieme,
the writer's pet is in a quiet seaside village. Boy, Boyhood. bravissima. Ok, E hai capito tutto? Vedi ok, quanti? Questo è abbastanza semplice. E io ti invito, come sempre, a farli fare tutti, anche gli sì, sì. altri. Ok, Ok. again, against, eccetera, perché qui invece parliamo, qui si va invece a vedere i prefissi e non i Ok. suffissi, ma i prefissi sono forse più comuni perché li Sì. utilizziamo molto di più, anche con il B2 si utilizzano tanto, sono i suffissi quelli un po' strani. Ok, Invece i prefissi, bene o male, li puoi fare senza problemi. Qua words in capital, stessa cosa. Make the words in capital, vedi questi qua, le cambi. ok, Possono essere anche aggiungendo un suffisso. We may need to add a suffix, ok? ok, Alcune sono compound, per cui di due parole di significato diverso ne esce fuori una terza che ha un significato ancora ulteriormente diverso. E poi c'è la prova d'esame, questa magari la facciamo insieme se vuoi, che è un po' più così, andiamo a vabbè, vedere, se così io fai un ho po' tempo uno provo a step alla farla. volta. Sì, tu vai fin dove riesci ad arrivare. Quando Sì, vedi che è duro, che comunque ti lascia un po' perplesso, fermiamoci. sì, Ma anche se tu vuoi fare ad esempio questo da sola e poi comunque lo vediamo insieme, sì, sì, questo perché un provo a conto che io farlo ti da sola. correggo questi, Sì, 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 questi invece dicevo, li rivediamo proprio bene perché è proprio la prova d'esame, la esatto. simulazione e l'andiamo a vedere bene, Ok, ok? ok, Comunque anche come vedi anche questa parte non è così terribile e siamo già alla terza su 7. Dai. ok, va bene. Ok, Grazie. comunque vedo che vai abbastanza, sei abbastanza spinta anche perché mi sembra di capire che studi pure parecchio Sì, sì, nel appena tempo posso libero che faccio hai. inglese. Sì, Ok, ok. Grazie, ok, grazie mille. Buona serata, ok, buonasera. to you, bye bye darling, bye, Bye. bye. Thank you.